Ciao a tutti, buona giornata. Olli, andiamo con calma, che già abbiamo fatto le corse fino a qua. Buona giornata, buona giornata. Allora siamo quasi a Natale, eh? Sembrava ieri che si moriva di caldo. Oggi però qua c'è questa non c'è freddo, c'è solo umidità. Infatti la giacca mi dà un po' noia, anche la Olli, la sua. Perché pensavo ci fosse più freddo. Invece non c'è freddo come i giorni scorsi. Si è alzata la temperatura e sì che oggi è il primo giorno d'inverno dal punto di vista del calendario. E anche il giorno più breve o la notte più lunga. Vedete voi come volete calcolarla. E fra 4 giorni siamo a Natale, che come dicevamo nella diretta è un giorno, ovviamente non è il giorno esatto della nascita di Gesù, ma è il giorno in cui noi ricordiamo la sua nascita. In antichità era la festa del Sole Invictus e poi opportunamente, per comodità, visto che era già una festa nazionale, è stato trasformato, anzi una festa internazionale, visto che l'impero romano era molto esteso su tutto il mondo allora conosciuto, fu trasformata nella festa in cui ricordiamo la nascita di Gesù, di cui la data esatta non sappiamo. Se anche sono state fatte ultimamente delle ricerche e valutazioni, addirittura pare che ci siamo sbagliati di 3 secoli, di 300 anni. Quindi chi dice di 30, chi dice di 3, chi dice di 3 secoli, quindi potremmo essere oggi invece che nel 2022, potremmo essere nel 2019 o potremmo essere un secolo o due prima, un secolo o due dopo, a secondo dei calcoli che sono stati fatti, perché prima vigeva il calendario gregoriano che era diverso da quello attuale. E tutti questi cambiamenti ovviamente hanno portato a degli errori di calcolo, ma anche questo poco ci importa. Le date e le ore sono delle convenzioni. Le ore ci indicano durante il giorno la giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera, quindi anche il tempo del lavoro, il tempo del riposo, ma le date tutto sommato, a parte la nostra età che cambia con gli anni, hanno un puro significato di riferimento, quindi che sia il 2000, che sia il 3000, che sia il 1700, ci cambia veramente poco, chiamiamolo come vogliamo. E comunque era giusto ribadire che Olli piano, era giusto ribadire che ci sono stati degli errori di computazione e di passaggio da un calendario all'altro, per cui la data non è proprio esatta, ma ripeto, noi la festeggiamo il 25 dicembre e quindi va bene così. L'importante non è la data, ma è ricordare questo fatto eccezionale per chi ha fede, ma anche per chi non ha fede, visto che comunque per chi non ha fede è stato un uomo e la presenza del Gesù storico è ampiamente testimoniata, come ho già evidenziato in alcuni video, e quindi è stato un uomo comunque eccezionale che ha rivoluzionato molte cose, visto che grazie a lui un po' tutte le conoscenze moderne anche le abbiamo trasmesse. Perché vorrei ricordare a tutti che
le conoscenze di medicina, di chimica e di fisica durante quel periodo che noi pensiamo oscuro, ma così oscuro non è, ce lo fanno credere che è stato così oscuro, cioè il Medioevo, sono state tramandate e trasportate dai monasteri, dai frati. Un po' anche come nel resto del mondo, i monasteri sono sempre stati fonte di sapienza, sono sempre stati depositi di libri e quindi questa è la realtà. Quindi il cristianesimo ci ha portato la medicina moderna, le basi della medicina moderna, ci ha portato le basi della fisica, della chimica, della storia, della filosofia, ci ha tramandato tutto questo in epoche in cui, al di là del Medioevo, prima o dopo veniva tutto bruciato, messo al rogo, distrutto. Invece lì è stato conservato per noi tutti, quindi qualcosa di buono c'è, qualcosa di buono è stato fatto, che ci piaccia o meno. Bene, questa sera ci sarà Google Meet alle 21, non facciamo domani che giovedì perché sono i giorni prenatalizi di festa, quindi pensavo di farlo questa sera, e così che ci possiamo salutare, fare gli auguri di Natale per chi avrà la possibilità di essere presente, insomma, al Google Meet. Vi posterò il link sempre su Telegram, sul canale Telegram, e va bene, dai, ci vediamo quindi questa sera per farci un po' gli auguri. Poi pensavo di fare una diretta al 24 o addirittura anche il 25, vediamo, ma pensavo di farla il 24 pomeriggio, una diretta di auguri, così per stare un attimino insieme nell'attesa del Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete qua sotto nei commenti. Per quello che mi riguarda, Dio piacendo, ci vediamo nel vlog di domani mattina. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!